L'ultima serata, la serata di Shamesh. Shamesh sarebbe questa lucina, questo piccolo candelabro che sta al centro, viene acceso la prima notte o la prima sera di Hanukkah e da lì poi dopo si prendono le fiamme per tutte le 8 serate. Io invece ho deciso di fare la serata di Shamesh perché io ho fatto l'opposto e quindi tutte le altre fiamme mi portano ad accendere quella che per me è il centro ed è appunto Cristo. Abbiamo parlato di luci e quindi può anche diventare anche un discorso retorico. Io non ho voluto farlo diventare retorico perché le luci le ho trasformato in grandi lezioni che Israele ha dato al mondo e quindi per me non era una luce retorica, sia la luce o una roba del genere. Però in questa serata di Shamesh io invece ci porto la luce che non è qualcosa ma invece è qualcuno. Dice Giovanni nel prologo, viene al mondo la luce che era in ogni uomo e viene appunto la luce vera che si rivela all'uomo. Ecco, questo qui è per me questa luce. E da questa serata noi andiamo nell'antevigilia di Natale e così idealmente questa luce che dopo accenderò mi accende tutto il cammino del Natale, che poi dopo noi in questa novena anche noi abbiamo acceso le nostre candele per avvicinarci via via alla festa di Natale. La festa della venuta del Messia che noi abbiamo riconosciuto. Ora qui chiaramente è un discorso così difficile perché accettare il Messia o no fa di me un cristiano e fa gli ebrei essere ebrei. Quindi è un punto ecco, di digressione, di divisione sul quale non è necessario andare più di tanto a insistere, anche perché la nostra fede nasce così da un divorzio e quindi ok, sì, festeggiamo insieme il Natale, ma certi temi non tiriamoli fuori perché dopo si rovina la cena di Natale. Noi chiaramente abbiamo bisogno del mondo ebraico perché è la base della nostra fede. Gli ebrei anche tranquillissimamente anche senza. E noi abbiamo bisogno perché in qualche maniera andando a conoscere non soltanto l'Antico Testamento ma anche l'ebraismo, riusciamo a dare a Gesù quella consistenza umana, quella consistenza del contesto al quale lui si rivolge. Quindi è una cosa fondamentale. C'è adesso questa tendenza nella Chiesa nella quale ci sono tanti preti che si mettono la chefia, mettono anche a Gesù la chefia e così, oppure mettono Gesù nei canotti, o a seconda dove dove c'è qualche sfigato che succede qualche cosa, allora lì c'è anche Gesù. Sì, ok, si può dire, ma non in quel senso là. Quindi dobbiamo anche essere sempre attenti di non far diventare Gesù una specie di jolly che noi usiamo così a piacere, perché invece Gesù è radicato nella storia di Israele. E quante volte in questi giorni noi lo stiamo dicendo? Con il Vangelo di Matteo che ci ha fatto tutta la genealogia di Gesù. E quante volte si parla delle promesse, si parla di realizzazione delle promesse, di attesa, ma non un'attesa così. Tutti hanno ben compreso che è l'attesa per il regno di Israele, la costituzione del regno di Israele. Quindi il Magnificat parla di Israele, il vecchio Simeone parla di Israele,
il Benedictus parla di Israele e Pietro fino in fondo, quando Gesù sta per ascendere in cielo, dice: Signore, è questo il momento nel quale tu costituirai il regno di Israele? Quindi questa cosa qui non è per niente qualcosa di così che noi possiamo far finta che non esista. Allora possiamo anche giustamente dire, volendo che parlare di mettendo a Gesù la chefia, andando a leggere i testi del Nuovo Testamento, possiamo dire che invece Gesù, Maria, Giuseppe, Zaccaria, Elisabetta, il vecchio Simeone, Pietro e altri sono tutti sionisti, perché vogliono la costituzione di uno Stato sicuro nel quale gli ebrei possano vivere. Quindi, ecco, c'è questo discorso qua. E allora noi come cristiani invece abbiamo questo bisogno di tenerci molto stretti e essere molto consapevoli delle nostre radici. Non è un qualche cosa che, ecco, io ho la passione degli ebrei e allora no. No, significa rinunciare a una parte fondamentale di quello che è la nostra fede cristiana. Perché più ci si allontana dall'ebraismo e più il cristianesimo diventa un'altra cosa. E questo è un pericolo. Questo è un pericolo. Questi giorni, tutte le volte che nelle letture, eccetera, viene nominato Israele e Gerusalemme, e Sion, e il Re Davide, eccetera, la gente un attimo, quelli che sono abituati a sentire Israele che uccide ogni giorno decine di persone di qua, di là, improvvisamente si trova a pregare per Israele o Dio che protegge Israele. Quindi si svegliano un attimo e dicono che cosa sta succedendo e così. Quindi ecco, questo qui è un discorso molto ampio, molto grande, al quale io tengo molto. Quindi sì, tengo molto all'ebraismo perché tengo a Cristo. E come prete, io questa cosa qui non posso non tenere conto e anzi avere una certa anche devozione nei confronti di Israele, sapete? Perché se noi cattolici e Chiese Apostoliche abbiamo una devozione nei confronti di Maria, perché lei è la garante dell'umanità di Cristo, il popolo di Israele bisognerebbe essere devoti e guardarli con una devozione perché sono i garanti di quello che Gesù è stato, è il contesto al quale Gesù si rivolge. Quindi bisogna essere aperti e gioiosi nei confronti degli ebrei che hanno tante cose da insegnarci. Anch'io l'altro giorno ho scoperto il concetto di tikkun che non conoscevo, riparare il mondo. Quanto potrebbe essere più interessante o come potrebbe essere possibile leggere le parole di Gesù con il concetto di tikkun. Quindi lui ci dice verremo giudicati su che cosa? Sul fatto che abbiamo vestito l'ignudo, sul fatto che abbiamo dato da mangiare all'affamato, da bere all'assetato, abbiamo colto lo straniero, abbiamo visitato il malato, eccetera. Questo qui è il concetto di tikkun. Oppure il buon samaritano. Oppure ci possiamo leggere le beatitudini. Quindi tante cose prendono vita proprio frequentando i testi, frequentando il mondo, la cultura e questo terreno che è l'ebraismo. Ecco, allora io sì, sono devoto degli ebrei, li guardo con devozione. Ci sono quelli che magari sono stati a Gerusalemme a studiare 3-4 anni e dopo si vantano, ma io non sono mai andato nella parte ebraica di Gerusalemme. Non essere usciti a conoscere il mondo, andare a prendere un caffè con un ebreo. Ma io non ho conosciuto mai un ebreo.
Ma sei stato a Gerusalemme? Comunque ecco, ci sono questi personaggi che veramente sono un po' ridicoli, però ci mostra anche questo nostro atteggiamento che abbiamo con Israele, forse non con l'ebraismo quando resta un po' così astratto, abbiamo problemi con Israele e abbiamo bisogno di creare un'osmosi tra il nostro mondo, il Santo Sepolcro, i luoghi santi, i pellegrini, le guide e lo Stato di Israele. È necessario creare un'osmosi, un collegamento. Bisogna cominciare a filtrare questa cosa qua. Io voglio dedicarmi a questa cosa qui. Ci credo tanto e credo che tutti noi possiamo arricchirci umanamente, spiritualmente e in fondo questo è poi dopo alla fine questo grande discorso di costruire la pace e così. E dopo non costruiamo la pace con quelli ai quali dobbiamo così tanto per ciò che siamo. Così, finisco allora accendendo l'ultima e la prima e canterò la benedizione che si fa alla prima sera perché è l'unica alla fine che in qualche maniera rimane aperta agli altri giorni e sì, finalmente ringraziamo Dio di essere arrivati alla conclusione di questo nostro percorso. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. Concludiamo allora Hanukkah e ci avviamo verso Natale. E grazie a quelli che hanno voluto seguire questo mio percorso che si conclude oggi e speriamo di poterlo mandare su internet perché la luce c'è, però il collegamento internet purtroppo oggi non ce l'ho. Grazie e buona serata.